Ciao amici, oggi faremo insieme la creazione di un nucleo familiare. La bambina nata da poco, Etna, e i suoi genitori, il papà Walter e la mamma Federica. E vi mostro subito. Eccola qua. Come vedete Etna, c'è anche in parte appunto il vulcano Etna e i suoi genitori, Walter e Federica. Allora ragazzi, io andrò a tagliare tutto col traforo elettrico, la mia ape dei trafori, con la mia lama omnidirezionale che comunque mi rilassa sempre a utilizzarlo, mi rende molto più libero nel taglio e veramente mi rilassa ad utilizzarlo e mi rende comunque felice l'utilizzo del traforo. Poi andrò ad incidere con il mio rifilatore Capsu e andrò a riempire le varie incisioni con la mia resina epossidica della Resin Plan, la RP700 Winter Rain. Allora, come vedete, diciamo tutti i tagli saranno fatti con traforo elettrico. La parte centrale di Etna, che vedete più scura, sarà incisa e quindi poi riempito con la resina epossidica colorata di rosso. E anche il vulcano Etna, vedete solo i bordi, perché sarà tutto legno, ma solo i bordi appunto del vulcano più le varie colate di lava saranno comunque incise e colorate, scusatemi, riempite con la resina epossidica color rosso. Poi tutto il resto che vedete comunque ragazzi sarà come diciamo tutte le mie varie creazioni, diciamo di legno, di abete massello, tagliate col traforo elettrico. E niente, tutto qua. Adesso se avete ancora voglia di stare qui con me vi mostrerò appunto tutti i vari step per produrre, diciamo, per creare questa composizione qua che vedete qui tra le mie mani. Quindi ragazzi, se ne avete voglia state ancora qui con me, se non siete iscritti iscrivetevi al mio canale YouTube e ci vedremo dopo per tutti i vari step. Ciao ragazzi! Ok amici, una volta scelta l'asse di legno dove mettere appunto la stampa della nostra prossima creazione, che avete appena visto, andremo a dare una bella levigata per renderla esattamente bella liscia come vogliamo noi. Vi ricordo sempre, in questo caso qui diciamo l'ho già levigata per bene, come vedete già bella liscia. E vi ricordo sempre che per levigare io adopero sempre una levigatrice orbitale con la grana 220. Se ci dovessero essere imperfezioni più grosse, più marcate, adopero prima una grana un poco più, diciamo, più ruvida e poi vado comunque alla fine sempre con la 220. E vi ricordo sempre, che dico in tutti i miei video, di andare sempre a levigare diciamo, seguendo la venatura del legno. Ok ragazzi? Dopodiché, fatta diciamo levigata per bene, andremo a dare ancora una piccola grattata sempre con la 220 e seguendo sempre la venatura del legno per lasciare un po' di polvere e quindi mettere la nostra, diciamo, carta nastro, la nostra carta adesiva, per poter poi dopo mettere la colla. Quindi ci vedremo dopo appunto per posizionare la nostra carta nastro. A dopo!
Ok, una volta trovata la posizione ideale della stampa, diciamo sull'asse di legno dove volete creare, e aver messo, come ho fatto vedere prima, la carta nastro, andremo a tracciare proprio diciamo con una micromina tutti i margini della stampa per poterla dopo diciamo incollare perfettamente come già abbiamo deciso prima di mettere la colla. Siccome la colla è trasparente, dopo riusciremo a vedere i segni che faremo adesso con la matita e quindi appunto seguiremo e metteremo la stampa perfettamente come abbiamo deciso prima. A dopo. Ok, una volta incollata la stampa andremo a tracciare tutti i punti dove fare il forellino per fare i cosiddetti tagli interni, come non so qua la A all'interno appunto della A, andremo a fare i fori per fare i tagli interni dei due cuori e così via, diciamo tutto il resto della creazione. In particolar modo andremo a fare i forellini anche per fare gli occhi della bambina, la bocca, il filo dei capelli. Andremo a fare il foro di 1 millimetro per fare appunto solo la linea di taglio. Quindi ragazzi, adesso vi farò vedere come fare il foro perfettamente perpendicolare, che comunque ho fatto anche un video per spiegare come fare il foro di 1 millimetro perfettamente perpendicolare. Ci vediamo dopo.
Ok ragazzi, la creazione è completa. Diciamo che la creazione è completa dal punto di vista creativo del traforo elettrico. La mia ape dei trafori, che anche questa volta qui ragazzi mi ha veramente regalato una creazione fantastica. Però quello che voglio sottolineare ragazzi è che comunque il traforo viene utilizzato dall'artista, diciamo, e quindi qualsiasi traforo voi utilizzate o comunque qualsiasi lama voi adoperate per creare, ragazzi, questo è il mio punto di vista, qualsiasi lama voi adoperate per creare, qualsiasi traforo voi utilizzate, conta sempre la passione che voi ci mettete per creare, perché comunque ragazzi, per quanto possono essere esatte le linee di taglio, per quanto possono essere corrette, comunque per come la vedo io sono io un essere umano, quindi comunque quando taglio, quando creo, faccio sempre delle piccole imperfezioni, e qualsiasi imperfezione riesce a percepire il mio occhio, i miei occhi, comunque io cerco di eliminarli il più possibile per rendere le linee perfette o più o meno molto molto regolari, quindi mi devono soddisfare i miei occhi, e non dipende diciamo dal traforo ma dal tempo che ci impiego per levigare appunto le piccole imperfezioni. Questo ci tengo a sottolinearlo, perché è una cosa che veramente per me è una cosa importantissima, appunto la passione che si ha nel creare. La creazione adesso ve la mostro subito. Eccola qua, ve la mostro più da vicino. Se guardate con attenzione le linee vedete un attimino la loro regolarità, e comunque sia ragazzi, sicuramente ci saranno ancora delle piccole imperfezioni che magari mi sono scappate, perché comunque non sono una macchina. Ok, il prossimo step che adesso andrò a fare, che vi ho detto anche all'inizio del video, io andrò a trasferire la scritta Etna, tutta la parte interna che voi vedete qui, la andrò a trasferire sul legno, perché dopo la dovrò incidere e riempire con la resina epossidica color rosso, e farò anche l'incisione del vulcano, che anch'esso dovrò comunque incidere e poi riempire con la resina epossidica. Allora, per il trasferimento delle immagini io comunque ho fatto un video apposta per spiegarvi come si fa diciamo questo trasferimento con la carta lucida. Comunque anche in questo video qui vi farò vedere quando eseguirò appunto questo trasferimento qua. Dopodiché andrò col mio rifilatore, con la mia fresatrice, con tutte le frese che adopero, che anche qui ho fatto apposta un video dedicato appunto per il mio rifilatore, per le frese che utilizzo per fare diciamo le piccole incisioni. Andrò a fare appunto l'incisione che dopo andremo insieme a riempire. Quindi ragazzi, se ne avete voglia restate ancora qui con me che inizieremo a fare lo step del trasferimento delle immagini. A dopo ragazzi. Ok amici, come vedete qui la stampa io l'ho già posizionata. Ricordatevi sempre di stampare quello che volete trasferire in modalità specchio, come per esempio questo vulcano qua, che io dopo lo dovrò mettere in questo modo qua. L'inchiostro è da questa parte, quindi è stampato a specchio, perché l'inchiostro lo trasferirò qui sul legno. Così è anche Etna. Vedete che da questa parte qui è come se fosse più scuro, perché effettivamente l'inchiostro è da questa parte qui, perché è stato stampato a specchio. Con una semplice spatolina noi andremo a far, diciamo, esercitare un po' di pressione per far, diciamo, trasferire l'inchiostro sul legno, in modo tale che io quando andrò a fare la fresata avrò sempre la linea e non vado, diciamo, ad avere altri residui di carta come quando faccio diciamo i tagli. Voglio diciamo che preferisco avere proprio la stampa sul legno per fresare. In questo modo qua penso di far molta meno fatica. Quindi adesso ragazzi andremo a esercitare, come dicevo prima, un po' di forza, e come vedete io qui l'ho bloccata da due parti in modo tale da poter diciamo sollevare la carta per vedere effettivamente come si sta trasferendo l'inchiostro. Quindi adesso iniziamo a trasferire l'immagine. A dopo.
Ok amici, le immagini le ho trasferite, vi faccio vedere un po' più da vicino. Non mi interessa, diciamo, la qualità del colore nero per fare la fresata. Interessa solo per vedere i margini, che comunque ci sono ancora delle piccole imperfezioni che io adesso andrò con la matita pian pianino a ritoccarle, e andrò anche a continuare le due linee del vulcano, andrò a continuarle fino qua. Quindi adesso farò questi piccoli ritocchini con la matita che comunque non mi vedrete, dopodiché inizierò subito ad incidere col mio rifilatore. Quindi ragazzi, a dopo. Ok amici, la creazione che ce l'ho qui in parte è pronta per essere verniciata. Ho fatto la fresata con il mio rifilatore, con la mia fresatrice, e avete visto nel video, non è una cosa molto semplice, ci vuole molta pazienza ragazzi, anche perché comunque finita poi la fresata con questo qui bisogna prendere, perlomeno come faccio io, prendo il mio mini utensile molto piccolino e vado a sistemare tutte le linee che ho fatto con la fresatrice. Quindi adesso andrò a verniciare la creazione per dopo riempire le fresate con la resina epossidica, la RP700 Winter Rain. Adesso vi faccio vedere la creazione da più vicino. Eccola qua. Siccome comunque, come vedete, tutti i bordi di Etna, ma anche tutte le incisioni qui della colata dell'Etna, delle fiamme, il fumo, vedete, tutti i bordi comunque devono essere, il colore che mi piace a me, il colore del legno. Quindi io andrò solo poi all'interno a riempirlo con la resina epossidica. Io adesso andrò a verniciare, come faccio con tutte le mie creazioni, prima di tutto perché comunque prima vernicio, perché non posso verniciare dopo aver dato la resina, perché sennò andrei a sporcare proprio la resina per prima cosa. Poi la seconda cosa comunque, che vado a creare una sorta di leggera protezione appunto per la stessa resina, perché
se la resina viene data direttamente nel legno grezzo, il legno assorbe tanto e non va bene, quindi dandogli una passata o anche 2 passate della vernice che utilizzo io, che vi ho spiegato anche nel video precedente, vado a creare uno strato di protezione appunto per la stessa resina che non viene assorbita tantissimo dal legno, però comunque si attacca lo stesso molto bene al legno. Allora ragazzi, quello che io ho utilizzato, ve lo faccio vedere più da vicino, è questa fresa qua. Ve la mostro più da vicino. Questa fresa qui ha un diametro di taglio di 2,5 mm ed è un down cut, cioè quando lei taglia mi va, diciamo, a spingere lo sporco verso il basso, quindi mi lascia pulita, diciamo, la linea di taglio. Sono delle cose che ho spiegato in un video precedente, che ho spiegato un po' le frese che utilizzo io, e niente, se comunque volete qualche altra spiegazione o volete chiedermi qualcosa, scrivetemi pure qui sotto che io, quando posso, vi risponderò molto volentieri. Quindi ragazzi, adesso, come vi ho detto prima, inizierò a dipingere, non vedrete la verniciatura della creazione, mi vedrete direttamente alla fine quando inizierò a fare la colata con la resina epossidica. Quindi ragazzi, se ne avete ancora voglia di stare qui con me, ci vediamo dopo per la colata con la mia resina RP700 Winter Rain. A dopo! Ok amici, la creazione è completa al 100%, ho completato tutte le sue fasi, dalla prima fase, diciamo, del traforo elettrico, alla fase del rifilatore, alla fase anche del riempimento delle fresate appunto fatte con rifilatore con la mia resina epossidica. Io la vedo qui e sono veramente contento perché secondo me è una delle più belle che abbia mai fatto e ve la mostro subito. La mostro più da vicino. Qui sotto, vedete, ci sono le mie iniziali. Le ho fatte, diciamo, con la fresatrice, sono comunque una sigla indelebile perché resterà incisa, perché comunque a me non piace mettere la mia firma o la mia sigla in modo tale proprio che si veda quasi più il nome dell'artista che della stessa creazione. Io sono fatto così, la nascondo un po' perché comunque c'è la sigla di Creativo Maugeri, che comunque sono le mie iniziali veri di Maugeri Salvatore, e io preferisco comunque così, appunto, di non mettere una firma esagerata. Ragazzi, io sono fatto così. Spero che comunque tutti, diciamo, i possessori di una mia creazione gradiscano anche questo mio piccolissimo particolare. E niente ragazzi, io sono molto contento perché a vederla qui, ragazzi, credetemi, non sapete effettivamente quanto tempo c'è dietro, sia nel disegno, sia anche nel taglio, ma anche nella levigazione, diciamo, nella levigatura della stessa creazione durante i tagli fatti
con il traforo elettrico. Poi c'è un grossissimo lavoro anche fatto con rifilatore e anche, diciamo, dopo della fresata fatta con rifilatore ho fatto tante piccole correzioni con la fresatrice a mano molto piccolina per curare tutte le linee, e veramente molta attenzione. Dopodiché ho riempito tutto con la mia resina epossidica, la RP700 Winter Rain, che come vi ho detto in altri video è una resina che è epossidica, che comunque resiste molto bene agli ambienti umidi, che qui comunque sono sempre intorno al 90% di umidità, e sono veramente contento di quello che sto riuscendo a fare con questo, diciamo, cocktail sia di materiali che anche di, diciamo, elettroutensili, mettiamola così. Sto riuscendo a trovare un cocktail che veramente mi sta dando, a parer mio, mi sta veramente facendo contento, quindi sono molto contento della mia ape, dei trafori, come dico sempre, perché lei è la mia ape, e di tutto comunque quello che utilizzo io. Quindi ragazzi, se non siete iscritti, iscrivetevi immediatamente al mio canale YouTube. Comunque, se avete qualcosa da dirmi o qualche domanda o qualcos'altro, scrivetemi pure nei commenti qui sotto. E niente ragazzi, per i capelli vedremo anche più avanti cosa fare, perché adesso iniziano a darmi un po' fastidio davanti agli occhi. Comunque ragazzi, ci vedremo per la prossima creazione o comunque video generale. Ragazzi, ci vediamo presto, ciao ciao!